Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi nasce da una domanda curiosa che nei messaggi privati, soprattutto di Instagram, mi viene posta spesso. Qual è il mio percorso di studi e se ho consigli per chi come me ama l'arte e vorrebbe approfondire. Ho deciso quindi di raccontarvi la mia esperienza, che magari potrà essere d'aiuto a chi sta facendo o dovrà fare presto la scelta dell'università. Ovviamente si tratta di mie opinioni personali ed esperienze, che però mi fa molto piacere condividere con voi. Penso sarà un video un po' più lungo del solito, quindi aggiungerò i timestamp in descrizione con i vari argomenti. Per me scegliere di studiare storia dell'arte in università è stato abbastanza naturale. Infatti, avendo fatto il liceo classico e avendo avuto anche la fortuna con i miei genitori di viaggiare moltissimo e visitare musei e mostre, mi è venuto spontaneo assecondare le mie passioni e studiare ciò che più mi interessava. Forse in maniera inconsapevole non mi sono mai posta il problema dello sbocco lavorativo, all'iscrizione soprattutto in triennale al corso di storia dell'arte a Palermo. A dire il vero, quando mi veniva chiesto cosa avrei desiderato fare una volta laureata, oppure mi veniva posto il solito dubbio sull'utilità di ciò che stavo studiando, rispondevo che per me il problema non si poneva neanche, e adesso vi spiego il perché. Ho sempre pensato infatti che l'arte fosse una delle più interessanti forme di espressione dell'uomo e di partecipazione alla vita collettiva. Per questa ragione è da sempre esistito un sistema di valorizzazione, conservazione e scambio delle opere d'arte. Con questa consapevolezza e con il desiderio di conoscere, trasmettere e condividere l'arte, ogni dubbio sullo sbocco lavorativo per me non si poneva neanche. Onestamente l'unica alternativa che avevo valutato a storia dell'arte era quella di iscrivermi alla facoltà di architettura. Questo perché sarebbe stato un percorso di 5 anni, con un corpo docente e un curriculum un po' più già affermati. Nel frattempo però era nato solo da qualche anno a Palermo, sotto la facoltà di lettere, un nuovo corso di studi triennale in scienze e tecnologie dell'arte. Non ho avuto bisogno di pensarci moltissimo e ho deciso di scegliere il percorso triennale per 2 ragioni. La prima, ovviamente, le materie all'interno del corso, molto più legate alla storia dell'arte e meno all'ambito scientifico, come poteva essere invece ad architettura. E la seconda, poi, la possibilità di scegliere di trasferirmi con la magistrale, quindi dopo i 3 anni, e di specializzarmi con un po' più di consapevolezza. La mia triennale a Palermo prevedeva materie vincolanti di base e materie opzionali a scelta. Il primo anno e le prime materie penso che non le dimenticherò mai, in particolare le lezioni di psicologia delle arti e gli appunti folli sui libri di Arnheim e della Gestalt. Superato lo scoglio iniziale della prima materia, le successive erano molto focalizzate sulla storia dell'arte, quindi prima medievale, poi moderna e infine arte applicata, ad esempio. Durante tutto il percorso triennale erano previste anche materie meno specializzanti, ma comunque secondo me almeno fondamentali per un futuro storico dell'arte, come ad esempio storia contemporanea, oppure letteratura italiana e letteratura inglese. Il secondo anno è stato il mio preferito, perché il primo semestre ho approfondito museologia e il secondo estetica, e lì ho capito davvero di aver fatto la scelta giusta, e come proseguire poi anche per la mia specialistica. In terzo anno, con le lezioni di legislazione dei beni culturali e storia dell'arte contemporanea, ho trovato davvero il mio mondo. La mia tesi di laurea triennale, quindi, l'ho dedicata allo studio e all'approfondimento di alcune opere di Alighiero Boetti, in particolare al concetto di multiplo e alle mappe. Il consiglio che vi do riguardo la triennale è sicuramente non solo quello di scegliere qualcosa che vi piace, che è fondamentale, ma anche di non stancarvi mai di approfondire. Tutto quello che si può imparare dalle persone che ci circondano in quel momento, che siano colleghi o professori, va intellettualmente rubato. Inoltre vi suggerisco di stare nei tempi. Nessuno si accorgerà mai se avete perso o guadagnato un anno, non è un concorso a punti. Però, per esperienza personale, avere un metodo e tenere un ritmo costante vi assicurerà la possibilità di preparare e dare le materie con ritmo, appunto, il che aiuta tantissimo, come vincere una partita dietro l'altra, per cui non ci si stanca mai di giocare. Dopo diverse notti insonni a cercare su internet un corso di laurea magistrale che facesse al caso mio, ho finalmente trovato la soluzione. Volevo infatti da una parte continuare a studiare arte dal punto di vista storico, dall'altra mi ero appassionata particolarmente a museologia e legislazione dei beni culturali, quindi non volevo continuare con una specialistica che fosse dedicata soltanto alla storia dell'arte. Alla fine del secondo anno triennale avevo individuato 2-3 corsi per me particolarmente interessanti: economia e gestione delle attività culturali alla Ca' Foscari di Venezia, arte, valorizzazione e mercato allo IULM di Milano
e Economia e Gestione dei Beni Culturali alla Cattolica, sempre a Milano. A questo punto non volevo più rimanere a Palermo, ma neanche al tempo stesso pesare sui miei genitori, quindi mi sono messa a cercare come una pazza la soluzione migliore. La Ca' Foscari era in una città che conoscevo bene, perché è vicina a Trieste, dove abita mia nonna e in più era l'unica università pubblica delle tre, quindi quella con la retta più bassa in teoria. Il corso allo IULM era molto interessante, ma in una città che non conoscevo e con un piano di studi che non so perché non mi convinceva del tutto. La Cattolica aveva un piano di studi con un ottimo mix di materie di carattere economico, quindi di studio del mercato dell'arte e valorizzazione dei beni culturali, e al tempo stesso di carattere filosofico-artistico, come fenomenologia delle arti, per esempio. L'unico problema non indifferente era ovviamente la retta, perché è un'università privata. Continuando le mie ricerche su internet ho finalmente trovato un'opportunità, la borsa di studio Giuseppe Toniolo. Piccolo problema, si tratta di una borsa di studio per merito, a copertura totale della retta, che si basava su un test, la valutazione del curriculum di studi e un colloquio a Milano. Ovviamente vincerla mi avrebbe assicurato il corso in Cattolica e la possibilità di studiare a Milano, che è sempre stata in Italia la capitale dell'arte contemporanea. Quindi mi sono iscritta al concorso e ho inviato il mio piano di studi con i voti. A giugno ho fatto il primo test e l'ho superato, per poi volare a luglio, lo stesso giorno della laurea, a Milano per fare il colloquio. Onestamente la selezione era molto competitiva, perché stiamo parlando comunque di una borsa di studio di circa 12.000 euro. Ma con il 110 lode della triennale, un buon test, di cui la prima domanda probabilmente sono stata molto fortunata, era su Lucio Fontana e la seconda su Hemingway, e un colloquio interessante, ho vinto la borsa e a settembre sono arrivata in Cattolica. Qui la specialistica si divideva e, se siete interessati, penso si divide ancora, in due filoni principali, economia e arte. Da una parte materie come gestione finanziaria per le imprese culturali e dall'altra museologia oppure promozione per l'arte e la cultura. L'introduzione di materie economiche per me inizialmente è stata un po' una novità, però di certo il valore aggiunto di questo percorso consiste proprio nell'incontro con insegnanti che sono professionisti del mondo dell'arte e nelle attività pratiche e nei progetti di promozione culturale. Per esempio, fin dalle prime materie mi sono ritrovata ad analizzare bilanci reali di istituzioni culturali come la Fondazione Siedi di Gibellina, ad organizzare collezioni d'arte con un determinato budget, oppure a presentare una proposta di mostra per l'ipotetica riapertura della Grande Brera e di Palazzo Citterio. Fin da subito mi è venuto naturale partecipare ad ogni attività, incontro, inaugurazione o corso che l'Università o Milano mi stavano offrendo. E quasi subito, un po' per caso, ho trovato anche il mio primo stage nel mondo dell'arte, che si è poi trasformato nel mio lavoro full time per ben 5 anni. Ma di questo, se volete, ve ne parlerò in un mio prossimo video sulla mia esperienza lavorativa nel mondo dell'arte, ma se siete interessati lasciatemi un commento e fatemelo sapere, così decidiamo insieme se farlo o meno. Tornando alla scelta della magistrale, non posso negare che per me personalmente sia stata la scelta giusta. Però come consiglio so che oggi ci sono anche altri corsi, oltre a quelli che ho citato, e se dovessi scegliere terrei forse in considerazione alcuni di questi. Ad esempio, anche alla Bocconi c'è il corso di laurea magistrale in economia e gestione dei beni culturali, ma in inglese, quindi valuterei anche quello. E probabilmente valuterei anche dei corsi all'estero. Certamente tutti questi corsi che ho citato sono perfetti per chi desidera approfondire la gestione dei beni culturali e il mercato dell'arte. Se invece durante la triennale ci si rende conto che si vuole continuare, anche in magistrale, a dare un taglio più di ricerca accademica e quindi storico-artistico, io vi capisco e tra poco capirete perché, la specialistica e storia dell'arte a quel punto, dal mio punto di vista, è la scelta migliore. In questo caso consiglio sempre di scegliere sulla base della propria specializzazione in campo storico, quindi ad esempio alcuni corsi come quello a Firenze sono più adatti per chi si occupa di arte moderna, che in università va da Masaccio alla fine del barocco. Invece altri corsi come quello di Milano o di Torino sono più indicati per chi vuole approfondire l'arte del Novecento, oppure Udine e Venezia per l'arte contemporanea. Però mi raccomando, fate le vostre ricerche, date un'occhiata online e cercate di capire cos'è più adatto alle vostre esigenze. Questi che vi ho indicato sono quelli che ho preso in considerazione anche io quando ho deciso alla fine della mia prima magistrale e nonostante il lavoro full time in archivio
di iscrivermi di nuovo, ancora una volta in università, per una seconda laurea specialistica in storia dell'arte questa volta. Conclusa quindi la laurea in cattolica, dopo una serie di considerazioni personali anche, ho deciso di iscrivermi alla laurea specialistica in storia dell'arte all'Università di Palermo, da non frequentante però. Questo perché sentivo la necessità di concludere in un certo senso il mio percorso triennale da storico dell'arte, però con occhi nuovi e forse anche più pronti ad affrontare lo studio dell'arte al fine di valorizzarla. Inoltre questa chance mi ha dato l'opportunità di tornare periodicamente in Sicilia, anche se solo per un paio di giorni ogni sessione, per dare una materia e fare un bagno al mare. Non è stato per nulla semplice conciliare il lavoro fatto di mostre e viaggi sempre in giro per l'Italia e l'Europa e lo studio per gli esami. Però sono sempre convinta che ne sia valsa la pena. Così forse ho sacrificato molto dal punto di vista personale, ma mi sono ritrovata a 26 anni con una triennale, 2 magistrali e 5 anni di esperienza lavorativa in un mondo che io amo, che è quello dell'arte. Quindi quello che vi dicono sul mondo dell'arte è vero. Non sarà semplice, vi ritroverete davanti milioni di persone convinte che quello che studiate sia inutile e che avranno anche il coraggio di dirvelo in faccia. Però non fa niente, perché ce ne saranno altrettante che vi sproneranno a fare quello che davvero amate. L'unica cosa che fa, secondo me, davvero la differenza è essere i primi a non prenderla alla leggera. Quindi frequentate tutte le mostre, inaugurazioni ed eventi a cui potete andare e sfruttate ogni minima occasione per scoprire qualcosa di nuovo. Per concludere e fare un po' un recap, i miei consigli principali sono: iscrivetevi in triennale a storia dell'arte soltanto se è davvero la vostra passione. Cercate a partire dal secondo anno della triennale di individuare una specializzazione per la magistrale. Può essere storia dell'arte, può essere economia dei beni culturali o anche comunicazione per l'arte. Se avete la possibilità, studiate, spostatevi e frequentate una città con tanta offerta dal punto di vista artistico e culturale. In Italia per fortuna non ne mancano. Roma, Milano, Venezia e Torino secondo me sono fra le prime. Sfruttate ogni occasione per scoprire e vivere in prima persona l'arte. Leggere ed informarsi anche attraverso i social ovviamente ha sempre senso. Quindi se siete davvero appassionati iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. Abbiate le idee chiare in specialistica sulla vostra futura professione nel privato, quindi gallerie e case d'aste, o nel pubblico, quindi musei o istituzioni, nell'editoria, per aziende private per il digitale, per la conservazione oppure per la promozione. Molto dipenderà probabilmente dalle prime occasioni lavorative che avrete, ma non fatevi per forza definire oppure limitare da queste. Infine, un ultimo consiglio che mi sento di darvi è quello di non farvi abbattere da nessuno durante gli anni di università, ma soprattutto di non farvi definire da nessun professore di una materia sbagliata o da nessun capo del primo stage non retribuito. Come vi dicevo all'inizio, questi consigli sono basati esclusivamente sulla mia esperienza personale e sulle mie opinioni. Secondo me le scelte universitarie dipendono spesso da condizionamenti esterni o da motivazioni personali, come vi ho raccontato e come è successo ovviamente anche a me. Spero comunque che questo video sul mio percorso di studi vi sia piaciuto, ma soprattutto che i miei consigli vi possano essere utili nella scelta. E se alla fine vi iscriverete a storia dell'arte o economia e gestione dei beni culturali, sono certa che i prossimi video vi piaceranno perché abbiamo un paio di passioni in comune. Quindi grazie mille e al prossimo video!